Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come preparare questa golosissima crostata, tipica con i sapori autunnali, con cioccolato, caffè, caramello, noci, una crema di mandorle, golosissima. Vediamo come prepararla. Io ho già foderato un anello con la pasta frolla al cacao, un anello da 18 cm di diametro e 2,8 di altezza. Inforniamo per 10 minuti a 160 gradi ventilato. Mentre la pasta frolla si intiepidisce, prepariamo la crema di mandorle. In una ciotola mettiamo il burro morbido, lo zucchero semolato, iniziamo ad amalgamare. Ci aiutiamo con una piccola spatola perché le quantità sono molto piccole. Aggiungiamo la polvere di mandorle che ho già presetacciato e miscelato con la maizena. Infine aggiungiamo l'uovo e amalgamiamo con una piccola frusta. Versiamo il composto in una tasca. Dressiamo all'interno del guscio uno strato di crema di mandorle . E lisciamo con una spatolina. Inforniamo per altri 10 minuti a 160 gradi ventilato. Ecco la nostra crostata, che lasceremo completamente raffreddare per poi preparare il caramello con le noci. Ora prepariamo il caramello per le noci. Inizio scaldando la panna. E la teniamo da parte a portata di mano. Iniziamo a scaldare un padellino, versiamo gradualmente lo zucchero, aggiungiamo anche l'altra quantità . Come vedete si scioglie molto in fretta, aggiungiamo l'ultima parte . Aiutiamo un po' a far sciogliere . Verifichiamo la temperatura, quando siamo intorno ai 170 gradi
o comunque il caramello ha un bel colore ambrato. Fuori dal fuoco decuociamo con la panna bollente. Attenzione agli schizzi. E riportiamo sul fuoco fino a 105 gradi. Lasciamo intiepidire leggermente, aggiungiamo la gelatina idratata e sciolta, amalgamiamo, versiamo filtrando sul cioccolato fuso. Aggiungiamo il burro ed amalgamiamo subito con una frusta. Utilizzo una frusta perché, essendo piccole quantità, è più comodo rispetto al frullatore a immersione. Amalgamiamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungiamo le noci, amalgamiamo e ora con questo composto riempiremo il guscio della nostra crostata. Ho riempito con le noci al caramello e al cioccolato la crostata, come vedete non fino al bordo, perché una volta che sarà raffreddato coleremo sopra una ganache. Ora la riponiamo in frigorifero fino a quando il caramello si sarà solidificato. Ora prepariamo la ganache al cioccolato e caffè. Io in un bicchiere ho già messo il cioccolato tritato col burro e in un pentolino il latte con lo zucchero invertito. Facciamo intiepidire. Aggiungiamo il caffè solubile. Mescoliamo in modo che si sciolga. Scaldiamo il latte con il caffè fino a circa 85 gradi. Versiamo il composto sul cioccolato e sul burro. Ora che il cioccolato ha preso un po' di calore, emulsioniamo con un frullatore ad immersione. Ora che la ganache si è leggermente intiepidita, siamo intorno ai 35 gradi, possiamo versarla all'interno del nostro guscio. Ora metteremo la crostata in frigorifero per fare in modo che la ganache si rapprenda.
Ecco, la ganache si è solidificata, si è completamente rappresa. Io ora decorerò la crostata con del cioccolato, ma è del tutto facoltativo, potrete gustarla anche semplicemente così. Ecco la crostata terminata, con delle placche di cioccolato e chicchi di caffè dorati. Io vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto, aspetto eventualmente i vostri commenti o i vostri like. Seguiteci sui social, iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando la campanella per non perdere neanche una ricetta e vi ricordo che sul sito cookiemisofty.it potrete comprare, se vorrete, il mio ebook con 20 ricette del tutto inedite. Grazie, ciao!